Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Oltre i confini della realtà. Ancora una volta oggi torneremo a parlare di una serie di fantascienza, una serie che mi ha colpito molto. Devo dire che al di sopra delle aspettative che mi ero creato, e questo forse sicuramente ha contribuito. Vi ho parlato di recente della prima stagione di Halo, oggi sono qui per parlarvi della seconda stagione di questa serie televisiva sci-fi che è andata in onda nel marzo 2024 in Italia su Paramount+. Stiamo parlando di una serie televisiva che già nella sua prima stagione aveva colpito nel segno e, come vi ho ampiamente raccontato, nella prima stagione ci presenta tutto lo scenario, ci presenta tutti i protagonisti, ne approfondisce alcune sfaccettature soprattutto del passato e ci ha fatto vedere una chiave esoteristica, mistica, occultistica, ricca di segreti e di enigmi, anche di manufatti alieni e quant'altro, che ci hanno decisamente incuriositi. E per un ufologo, un ricercatore come me che si occupa di misteri a 360 gradi, naturalmente è stato un ulteriore input. Una serie televisiva che non è stata compresa a fondo, poiché i critici si sono appellati per lo più a delle piccole sfaccettature che secondo me non sono così importanti per poter apprezzare appieno la serie se si guarda al suo contenuto e non al suo risultato finale a livello grafico, che comunque risulta abbastanza gradevole e raramente con qualche piccolo difetto su cui non ci si presta poi più di tanta attenzione se non lo si guarda ripetutamente alla ricerca del pelo nell'uovo. Questa seconda stagione è composta da 8 episodi, non da 9, e al suo interno abbiamo alcuni protagonisti che subiscono un'impennata nella loro crescita, nella loro evoluzione come personaggi, e hanno anche una sua in parte o a volte decisiva conclusione. Per quanto riguarda il protagonista Master Chief, ovvero il guerriero per antonomasia, che è nato con delle capacità, è nato con dei poteri, come abbiamo visto nella prima stagione, una persona delle due in tutta la galassia, legata a due reperti, due oggetti particolari, due reliquie di un'epoca precedente, di un'era precedente, di una cultura interstellare precedente ormai estinta, e che servono a raggiungere un obiettivo preciso: il ritrovamento di Halo, questo anello gigantesco che può distruggere o creare la vita nella galassia ed estinguere intere razze in un sol colpo, anche se ancora non si comprende come. E diventa l'oggetto estremo dei desideri, di una mistica, di una religiosità che si approfondisce ulteriormente, almeno in parte, all'interno di questa seconda stagione, che vede più scene di battaglia, più scene di addestramento, più azione e ulteriori protagonisti che in parte si avvicendano a vecchi protagonisti, in parte subentrano e danno un quid in più alla storia. Una storia che, al contrario dei primi 9 episodi della prima stagione, dove i titoli in qualche modo ci indicavano quello che era il processo di approfondimento di quel singolo episodio, magari intorno a un personaggio, quindi un approfondimento di un personaggio a livello di carattere, di storia, eccetera, in questo secondo abbiamo per lo più località: Sanctuary, Sword, Visegrad, Reach, Alleria, Onyx, Thermopylae e Halo, che indicano i luoghi dove si svolge l'azione e naturalmente eventi di tipo strategico
e storico, quindi di rilievo importantissimo per l'andamento dei fatti storici di questa serie televisiva, di questa saga che non vogliamo dimenticare essere ispirata agli omonimi videogame. Riappare improvvisamente uno dei protagonisti che abbiamo creduto essere scomparsi, essere deceduti, che è praticamente l'antagonista, ma che di cui il nostro protagonista principale si innamora e con cui ha creato una relazione che adesso diventa quasi un ostacolo per la missione più importante che Master Chief deve portare avanti, e quindi il tutto va in contrapposizione, quindi là dove c'era armonia e amore adesso c'è diffidenza e guerra, là dove c'era un equilibrio come per esempio tra l'intelligenza artificiale di nome Cortana e Master Chief, adesso c'è un vuoto che va colmato e Cortana in qualche modo ha un ruolo esterno importante e rischia, tra virgolette, la sua vita per Master Chief e per l'umanità. Non voglio dirvi di più sulla trama perché rischio di togliervi il gusto di seguire questa serie televisiva che sicuramente ha colmato, se non totalmente, alcune delle lacune grafiche e dei vuoti della storia che si erano creati nella prima stagione, e approfondisce ulteriormente alcuni dei protagonisti che sembrano prendere in qualche modo maggiore slancio in questa seconda stagione e avere forse un ruolo più importante nella storia. Nel frattempo subentrerà un nuovo nemico, di cui non vi dico niente, ma nelle ultime 2 puntate della stagione ci sono una serie di colpi di scena e di enigmi che emergono, delle affascinanti questioni che mi hanno molto colpito e che mi hanno fatto salire addirittura di un intero punto quella serie televisiva che era stata la prima stagione, a cui avrei dato un 8,5 più o meno, ad un 9,5 nella conclusione della seconda stagione. Una sola pecca che è presente soprattutto nell'ultima puntata, ma che comincia nella 9ª, riguarda appunto questo nuovo nemico che secondo me poteva essere fatto meglio e poteva essere gestita meglio anche tutta la scenografia e tutta la questione a livello grafico, ma che comunque ha un senso e apre tutta una serie di nuovi interrogativi e nuove sfaccettature per il futuro della serie. Apro e chiudo una parentesi invitandovi ancora una volta a vedere la live programmata per i primi di gennaio sull'altro mio canale UFO News GL, dove vi invito a iscrivervi, e che parlerà della serie televisiva di Halo da un punto di vista della simbologia, dell'esoterismo e dei messaggi per me diciamo realmente occultati al suo interno. Colgo l'occasione anche per ricordarvi di mettere il like, di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto e ovviamente di attivare il campanello per ricevere le notifiche ad ogni nuova scia. E prima di concludere e salutarvi, vorrei sottolineare una cosa sulla seconda stagione di Halo. Questa serie televisiva che è stata fatta più o meno, ovviamente la seconda, dopo l'uscita del mio primo romanzo di fantascienza, a distanza di circa 1 anno e mezzo / 2, ha alcune cose in comune proprio con il mio romanzo di fantascienza: Cronache dallo spazio, Marte, il pianeta degli antenati, e addirittura una vera e propria scena che è praticamente quasi identica. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao a tutti e buona navigazione.